Buongiorno tribù! Buongiorno tribù. Il primo che mi dice che a Tarifa e dove c'è più vento, una bugia. Venite nel Trapanese. Venite nel Trapanese. Vi porta via. C'è un vento oggi, un vento che si muove tutto il furgone. Aspetta, deve ancora arrivare il peggio. Adesso siamo a 25, che secondo me siamo anche di più. Però danno 50 km all'ora, di più 60. Abbiamo dormito, io non tanto bene. No, io stanotte sì. Non so perché continuavo a svegliarmi. Però guarda, da fuori se buttiamo fuori la telecamera non si capisce niente. Perché c'è un vento, ma guardate i colori di questa spiaggia. È la spiaggia di Sant'Eudoro, la più famosa di Marsala. Ma guardate, di cosa stiamo parlando? Uno spettacolo, uno spettacolo. Siamo a La torre di Sant'Eudoro. e oggi ci andiamo a vedere Marsala. Andiamo a vedere com'è la città, che siamo curiosi. E già dopo tireremo un po' più in giù, perché sennò a quest'ora la Sicilia la finiamo a giugno. Perché noi, se andavamo lenti in Spagna, qua ancora di più, Sì, boh, poi c'è stata quello della Cina, vabbè, che ci ha fatto un po' stare lì nella zona di San Vito. E vabbè, adesso tiriamo in giù. Andiamo a vedere com'è Marsala. Marsala. Là in fondo ci sono i kite, sono fuori tutti i kite, è una zona famosa per fare kite. Quindi sappiamo il perché. Sappiamo il perché, sono fuori tutti, ci saranno fuori 20 o 30 kite, con Anche questo di più, vento, sì, sì. anche di più. E ci sono un sacco di postazioni, di baretti, di kitesurf. Sì, ci sono vari club, ce ne sono almeno 5-6. Sì, sì. Per quello il Trapani, questa zona è famosa per il C'è sempre vento. Una cosa che ho notato è che nonostante sia una zona ventosa non ci sono le pale eoliche. No, è vero. No, ce ne sono, sì, ne abbiamo viste, però 2 o 3, non tanti. non tante, non vedi questi parchi eolici scandalosi che sono un pugno nell'occhio, tipo ad esempio Tarifa Sì. è tappezzata, però qua no. Abbiamo scoperto una nuova tariffa per i kites. Sì, dobbiamo cambiare sport. Sì. Abbiamo parcheggiato in questo parcheggio, custodito perché abbiamo letto i commenti. Meglio pagare. Ci sono gli abusivi, però welcome to Sicily, è meglio pagare gli abusivi che ti aprono il camper, questo è assicurato. All'inizio ci ha chiesto 5 euro per il furgone e la macchina, gli ho detto: senti, io sono povera, sto viaggiando da tanto tempo. 3,3. Abbiamo chiuso il tratto a 3,3. Gli ho detto: però me la controlli? Lui fa: tranquilla, che qua non succede niente. Molto bene. Speriamo bene, incrociamo le dita, Sul Garibaldi, quanto tempo che non ci vediamo, passato quasi un anno. E qua, come sapete, a Marsala l'11 maggio del 1860 ne arriva il Sul Garibaldi con i suoi 1000 e fu dichiarata Marsala città del Regno d'Italia. Bravo Sul Garibaldi, mi ha fatto piacere vederti, ci vediamo. Siamo davanti alla Porta Nuova e si chiama Porta Nuova perché così come la vedete oggi
è del 1790. Prima era una porta in legno che poi appunto è stata ricostruita perché era molto instabile. E qua di fianco, in questo palazzo, il Signor Garibaldi, quando è arrivato qua, ha dormito qua. Però lo sappiamo tutti che sei un marpione. Cosa avrai fatto lì dentro? È un marpione di un marpione. Ma guardate la particolarità di queste ancore disegnate a mano e siamo dentro gli uffici comunali. Hai capito? Bello, Che uffici comunali che si sono fatti qua dentro bello nel il parquet. verde con il parchetto. Sportive, bello, Bello, bello. Eccoci qua di fronte alla porta di Garibaldi, che all'inizio veniva chiamata la porta del mare perché lì è proprio c'è il mare, quindi è orientata verso il mare. E fu costruita nel 1689 per volere del re di Spagna e del regno delle sue due Sicilie Carlo II. E poi da qui Esciur Garibaldi è arrivato con i suoi 1000 e adesso ci andiamo a vedere appunto il monumento dedicato a Esciur Garibaldi. Eccoci qua, un po' deluso, siamo davanti al monumento dedicato a Garibaldi. Non so se lo vedete, però è pieno di graffiti. Fortunelli and the Road l'hanno preso anche, stanno facendo dei lavori, così come la porta di Garibaldi, però come vedete qua è tutto lasciato, non so, non è niente, per nulla curato. Io voglio pensare che in estate sia un pochino più curato, però per visto ho i miei dubbi. E volevo dirvi un'altra cosa, che Marsala si chiama veniva chiamata Lilibeo. Perché? Vabbè, qua nel 241 a.C. ci fu appunto intorno a queste acque si disputò la prima guerra punica. Poi, come vi ho già detto, nel 347 a.C. L'isola di Mozia, dove c'erano i Fenici, fu distrutta e quindi i superstiti vennero qua in questo lato costiero, appunto qua dove siamo adesso, dove oggi sorge Marsala. Rinforzarono tutte le loro difese che le chiamavano Lebum, che in fenicio vuol dire verso l'Africa, e poi il nome cambiò da Lebum a Lilibeum perché appunto Lilibeum vuol dire verso l'Africa, perché una volta l'Africa, tutta l'Africa settentrionale, veniva chiamata tutta Libia, e da qui appunto il vecchio nome di Marsala. Questa è un po' la sua origine, la sua storia. Lo sapete che dobbiamo essere sinceri? Guardate ad esempio un parco. Cioè, ma sapete che noi siamo così, vi raccontiamo tutta la verità delle nostre sensazioni. Ma un parco dei bambini, ma possiamo tagliargli un po' gli alberi? I giochi sono super vecchi, stanno cadendo a pezzi. L'erba non è tagliata. Cioè, Boh. io spero che in estate, però ho i miei dubbi anche in estate, È veramente un peccato. È un peccato perché la Sicilia ha un grande potenziale. È bellissima, ha un grande potenziale, e l'amministrazione pubblica Non fa niente. sperpera i soldi, sappiamo già. Non entriamo Non nei entriamo nei dettagli, però Non sappiamo quello che succede qua, Ma veramente un peccato Sì. che la Sicilia, con tutta la storia, tutta la cultura che abbia, sia veramente così un po' lasciata andare. Poi noi vi stiamo parlando della zona che abbiamo visto fino ad ora. Esatto. Magari Fino adesso. poi andiamo verso il sud e ci sorprende.
al momento ci piace, però ci sono delle cose che secondo noi è come se fosse rimasta negli anni 70 o 60. Mangia. Siamo ritornati nel furgone. Però il signore, no, il ragazzo non è un signore, il ragazzo che ci doveva vigilare il furgone Non c'è più, se n'è andato. se n'è andato. È andato a mangiare, che ne so io. Però il furgone se ne salvo, Il furgone non l'hanno toccato, no. Ci spostiamo e andiamo più verso sud. Dove ci fermeremo? Non lo sappiamo. Però sembra che iniziano le spiagge di sabbia. Distesa di vigna, non finire. Ma c'è un po' di vigneti, solo un pochino. Guardate il paesaggio, sembra che la strada non finisce. No, non si vede la fine. Non si vede la fine, è impressionante. Destra, sinistra, vigneti. Raccogliere tutta questa uva, ti passi una bella stagione, qua. Ma io penso che qua la raccoglierà Con le macchine. Con le macchine. No, ciao. Se no devi iniziare a settembre, forse finisci O ad agosto. o agosto. No, adesso ci informiamo. Ci informiamo perché sono curiosa quando raccolgono qua. Perché in Spagna l'anno scorso abbiamo iniziato al 20 di agosto e di notte, vi ricordate? Perché sennò se la tagliavi di giorno marciva. Adesso andiamo a indagare. Entro un attimo in diretta, toccata e fuga, perché ci siamo dimenticati di dirvi quando e quanto dura la vendemmia. E quando l'abbiamo scoperto siamo rimasti impressionati. La vendemmia in Sicilia inizia a luglio e finisce a novembre. Ed è la campagna, no, che è molto spagnolo. È la vendemmia più lunga di tutta Italia e chiaramente l'ultima uva che viene raccolta è sulle pendici dell'Etna. Amici siciliani, se c'è qualcuno della Sicilia in ascolto, ci potete lasciare nei commenti, perché non in tutte le vigne, è vero, però in alcune vigne abbiamo notato che tra i due filari vengono piantati. Non sono lontano così, siamo patati, però non penso. Non lo so, però piantati in mezzo. O magari sono lenticchie per arricchire il terreno di nitrogeno, sai, ci sono tante tecniche. Ce lo potete far sapere, per favore, anche se non siete siciliani, ovviamente. O viticoltori, dateci informazioni. Volete ridere? Perché dopo ci castigano anche se non lo vogliamo fare, perché così il karma, se noi facciamo qualcosa senza volerlo, il karma ci castiga. L'altro giorno, quando pioveva, siamo andati a fare la spesa. Sono andata a fare la spesa e sono entrata e ho preso 2 pacchetti di affettati. Quindi ho visto la coppa, ho preso la coppa ed ero convinta che avessi preso il petto di pollo. Quindi arrivo, esco e vedo che mi avevano timbrato 2 pacchetti di coppa, e quindi io sono entrata e gli ho detto: no, c'è stato un errore perché io ho comprato solo un pacchetto. Adesso ho aperto il frigorifero e risulta che 2 pacchetti. Vedi perché il karma ci sta castigando. Ci castiga sempre. Che adesso abbiamo preso la scia dei posti complicati,
Ma perché? Perché io senza volerlo mi sono fatta ridare i soldi. Sì, vabbè, però anche Karma. Per 1,80 euro, 1,90 tutte ste storie, lasciaci in pace, no? Per così poco, c'è gente che ruba molto di più. Mi hanno castigato io senza volerlo. Vabbè, dai. Niente, siamo castigati per un po'. E vabbè, ce la mangiamo, dai. Ma è la prova, no? Già che ci sono. Scusami, com'è la canzoncina che mi hai cantato? No, perché la vogliamo sapere tutti. Siamo tutti curiosi, Pier. No, perché io non l'ho mai sentita. Com'è? Su, su. Dai, non essere timido. Laurenzia, cara Laurenzia, quando è che ci rivedremo ancora? Il lunedì. Ci rivedremo il lunedì. Laurenzia, cara Laurenzia, il lunedì. E com'era il gesto? Così, il lunedì. Fare i saltini così. Sì, devi fare le flessioni. Ma dove? Agli scout. Ah, gli scout. La mattina per riscaldarti i Sì. muscoli. Non sono più abituata a questo vento, c'è già mal di testa. Era da Tarifa che non vedevamo questo. Così forte? Sì, vabbè, l'ultima volta che è arrivato a Tarifa così bello forte col levante lì. Che non si poteva Però fare qua non mi niente. aspettavo che c'era sto vento, potessero arrivare ste rafficone, sto vento. Già ieri quando siamo andati a Mozia e ho visto le scuole di kite ho detto un Qua gatta gatta cicova, perché quando ci sono le scuole di kite Sì. Però vento così forte, Forte, no? Non lo sapevo. Ci siamo stupiti. ci siamo stupiti. Ma Le già- nostre giornate sono sempre come ci piacciono a noi, belle pregne. Poi lunghe, poi adesso c'è stato un vento, anche il Sì, vento, che poi alla muove fine, tutto il furgone. il vento, alla fine non è che ti stanca, però boh, Ti rimbambisce. un po' sì. Per quello, se stai in una zona che c'è tanto vento, Poi dici che dicono che diventi matto, impazzisci. impazzisci. Stasera per cena, pasta La mangiamo direttamente alla là, matriciana, no? Sì. Alla matriciana, Sì. direttamente dalla padella, noi non siamo sofisticati, con un'insalata. No, perché non c'ho tanta voglia di pulire stasera, quindi La pasta la mangiamo sempre dalla pentola con il grano ufficiale dell'Italia. Questa volta sì che è Ma ufficiale. siamo in Italia, Siamo ci in Italia, mancherebbe. ci mancherebbe. Però che contenti siamo con il cibo italiano. No, lo stracchino, vabbè, tante cose, non stiamo qui a elencare se non faccio a notte, però. Vedi, tu non regalarmi diamanti, regalami cibo. E mi fai la persona più felice di questo mondo. Filmetto e a letto. Ci vediamo domani. Ciao. Un bacio. Buongiorno. Buongiorno tribù. Se ieri c'era vento, oggi siamo a livello successivo. Non si può stare fuori. No, qua al mare no. Non si può proprio stare. Abbiamo ballato la samba tutta la notte. Abbiamo dovuto... Oh, Zonnino, Zonnino. Abbiamo dovuto... Me lo attacchi? No, vedi? Abbiamo chiuso l'oblò. No, era aperto un pelino e comunque ballava tutta la notte. Sai, la notte la spiaggia deve essere bellissima, però c'è vento, è mosso il mare. Ora, Quindi, secondo me questa sì. spiaggetta deve essere proprio bella. Sì, l'acqua deve essere bella turchesi. Oggi andiamo a vedere Mazzara del Vallo. Vediamo un po'. No? Vediamo se il vento ci lascia. E magari entriamo dentro nel paesino. Questo è proprio col vento che si infila dappertutto, non lo so io. Andiamo a vedere, va. Una cosa abbiamo notato in Sicilia. In tutti i posti che finora abbiamo dormito, a parte che ieri sera sono arrivate 3 macchine e sono andate su e giù dalle dune per non so un'oretta, però poi se ne sono andate. Ma non è questo, e poi perdo il filo del discorso. Ma tutti i posti che abbiamo dormito vengono tutte le macchine, un sacco di macchine, o fanno il giro e se ne vanno,
o rimangono lì e guardano fuori dalla macchina, ma non scendono dalla macchina. No, e poi soprattutto gli accostonacci, quelli non si fermavano, era proprio un'abitudine che avevano di venire lì, facevano il giro e te se ne andavano. Ma non una o due, ma tutto il 50, giorno. 100 macchine e stamattina anche, non so, in un'ora saranno passate 20 macchine, venivano, facevano il giro, se ne andavano. Oppure rimanevano lì un po' e guardavano il mare, ma non uscivano dalla macchina. Ok, oggi c'è vento, ma in generale è così, anche se c'è il giorno di sole senza vento, rimangono in macchina e guardano il mare. Tradizioni della Sicilia. Sì. Esattamente qua, vedete come vige l'anarchia più totale. In questi incroci qua perdo sempre 10 anni. Impari a guidare in Sicilia, vai da tutte le parti. No, ma Shura, esca pure senza guardare, tranquilla, Sì, qua spingi. Tu metti fuori il muso del furgone e poi vai. Abbiamo parcheggiato qua al porto. Adesso non si capisce se dobbiamo pagare o no. Il calcino è stato messo, ma fuori c'è un vento che ti porta via. Andiamo ad entrarci più dentro nel paese, verso le viuzze, a vedere se c'è meno vento, perché qua ci porta via. Cioè, guardate i capelli di Pier. Lo vedete? Vola, 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 vola. Eccoci qua in Mazara del Vallo, qua siamo davanti al Palazzo dei Gesuiti. Ovviamente, come potete capire, siamo in terra punica, quindi Mazara del Vallo, i primi insediamenti furono stati fatti dai Fenici nell'undicesimo secolo avanti Cristo. Inizialmente Mazara i Fenici la utilizzavano solo come punto intermedio per i lunghi viaggi che effettuavano verso la Spagna. Poi poco a poco acquistò molta più importanza, tant'è che appunto decisero di stabilizzarsi, costruirono depositi e empori. Tant'è che appunto questo ne abbiamo la certezza, perché sono stati trovati dei reperti come vasi, monete, anfore qua vicino nella foce del Rio Mazzara. Poi però con l'arrivo dei greci, selenundrini, la città acquistò molta più importanza e lì ci fu appunto l'esplosione, diciamo, della città di Mazara. Tutta questa zona del Trapanese è famosa per il couscous. Oh, siamo stati già in 3 città, Ma no, Erice c'era già qualcosa di più aperto, ma qua sia a Mazara del Vallo che... Dove siamo stati ieri? Aiutami. Mannaggia, a Marsala. A Marsala è tutto chiuso, non c'è in giro nessuno, ma neanche il weekend, in settimana. Però guardate la particolarità di questa via, tutta fatta di lampade. È bellissima, è veramente bella, è particolarissima. Sì. Ti sembra di tornare un po' indietro nei tempi? Sì? Nel tempo, vero? Bellissima.
Eccoci qua, siamo nel quartiere, nella Kasbah, ovvero nel quartiere arabo di Mazara, è una delle poche testimonianze appunto della conquista araba in Sicilia e in Italia, perché dovete sapere che dopo appunto la, la conquista greco-seinuntina, dove appunto la città di Mazara riprese un poco vigore, tant'è che coniarono delle lempoline, ovvero una moneta proprio di Mazara. Poi arrivarono, come già sapete, i cartaginesi e distrussero tutta questa zona, e in quegli anni appunto si seguirono tante guerre tra i cartaginesi e i siracusani, e proprio fu durante la conquista araba che Mazara riconquistò un po' più diventò un po' più rigogliosa, è tornata ad essere rigogliosa sia dal punto di vista giuridico, commerciale e artistico. Guarda la faccia di Tam. Ah, l'arancino. Sono tutte le mie prime volte? Sì. Vai Tam. Ormai è andato. Troppo vento oggi. Ah. La bontà. Aspetta che scamorza. Buono. Siamo davanti al porto di Mazara del Vallo, che io non lo sapevo, però Mazara del Vallo dista a meno di 200 km dalle coste tunisine del Nord Africa, ed è uno dei riferimenti della pesca italiana, perché vanta una flotta di 400 motopescherecci d'altura, dove ci lavorano più di 4.000 pescherecci. Era appunto il distretto più importante di pesca di tutta Italia. Ciao Tam. Mi porta via il vento! Cosa c'è Tam? Ti porta via il vento! Che ventaccio! Oh. Siamo arrivati in furgone, c'ho la testa che sono mezza già sono rintronata di mio, di natura, però che vento! E guardate il cristallo, ciao, il vetro davanti, è tutto pieno di sale, sembra nebbia, ma no, è il sale che è rimasto sul vetro portato dal vento. Prossima tappa, forse abbiamo trovato un parco naturale. Un po' per camminare un po', no? Per ritornare selvaggi, che a noi ci piace vedere i parchi. E questo è il nostro spot per stasera. E direi un hotel a 5 stelle. Quando mia nonna mi diceva che era una selvaggia, aveva tutte le ragioni di questo mondo. Sono una selvaggia e finalmente le spiagge con la sabbia. Che bel posticino che ci siamo trovati. Siamo già in una zona più campana, come piace più a noi. Selvaggia come piace a noi. No, più campi, più verde, non è tanto edificata. A noi le città ci piacciono, perché ci piacciono, li abbiamo sempre visti i paesini. Però dopo quasi 3 settimane di Sicilia abbiamo già le nostre prime, possiamo tirare le nostre prime conclusioni
di questa Sicilia, cosa ci ha sorpreso e cosa non ci ha sorpreso. Al primo posto la gente, i siciliani sono eccezionali. Sono di cuore, super amabili, ti aiutano, chiedi. Sono i primi che ti dicono no, puoi andare di qua, i primi che ti fanno un sorriso, ti dicono hai bisogno. La guida è un po' wild, guidare in Sicilia è un po' wild, Sì. però c'è qualche parte della Sicilia. Devi avere 1000 occhi per guidare in Sicilia, perché ogni volta un incrocio puoi perdere 10 anni di vita. Però vabbè. Però è così, se impari a guidare in Sicilia, secondo me puoi guidare ovunque. Però Ci sta. fa parte della Sicilia. Quello che ci ha un po' deluso, e noi pensiamo, perché siamo ancora in bassa stagione, ragazzi, a marzo, siamo già lì, Sì, però le città sono abbandonate a se stesse, non sono curate. L'amministrazione non le guida, sì, non le guida, no, non le cura. Non le cura. Anche Mazara del Vallo, bellissima, il porto, Bello. il quartiere arabo. Era tutto chiuso nel quartiere arabo, però sono in pieno Ramadan. In pieno Ramadan, quindi. Però tutta l'altra parte della città, l'unico bar che avete visto era uno degli unici aperti. Sì, 2 o 3 in giro per il centro storico, il resto tutto chiuso. Io posso capire che magari lavorano forte in stagione e poi in inverno. Quindi anche il fatto che ci sia meno gente in giro per le strade, insomma, un po' tutto insieme, meno gente, quindi l'ambiente. Io spero che sia così, perché sennò è un peccato, perché la Sicilia in generale ha un grande potenziale. Uno spettacolo. Cioè, già solo col mare ha vinto. È giusto. No, poi con la cultura, con i siti archeologici che c'ha. Però sarebbe pulirla un pochettino di più. E il praticello che c'è, dagli una tagliata ogni tanto. Io capisco che in piena estate è tutto arido qua, però già farebbe la differenza. Sì, sono piccole cose, però vogliamo pensare che perché basta stagione. Poi noi abbiamo visto una piccola parte. Nord abbiamo visto, adesso stiamo andando nord-ovest, stiamo andando verso il sud, quindi ci faremo sorprendere. Siamo pronti a nuove avventure. Sì. Stasera per cena siamo passati da questa panetteria, ragazzi. Mamma Qua ogni volta mia. se entri in pasticceria o in panetteria ti compreresti tutto. E oggi? L'arancino. ma L'ho detto giusto. Arancino. Mamma mia, che buono che era. Quindi abbiamo preso questo pane che è super morbido ancora. Ci siamo fatti un paninazzo con zucchine, l'unica cosa sana. Zucchine, olio, lo stracchino e la pancetta accoppata. Va. Una botta. C'ho l'acquolina in bocca. Il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Che per noi è super importante. Mettete un bel mi piace, commentatelo e ci vediamo alla prossima. Un bacio.